Ciao, sono Alice e oggi parliamo di dove vedere i drammi cinesi, coreani o giapponesi che ci interessano. Ho fatto un video già l'anno scorso parlando di piattaforme barra siti barra app che offrono appunto questo servizio di messa a disposizione degli episodi di questi drammi orientali con l'offerta aggiuntiva di sottotitoli nella lingua del paese dove sono presenti appunto queste app. E dico app perché oggigiorno oramai i siti che offrono questo servizio spesso hanno anche un'app corrispondente, come già le piattaforme anche di streaming. Ehm, Piccola premessa: i siti che io vi cito vanno un attimino investigati, ovvero va un attimino verificato che la messa in onda dei contenuti che loro offrono sia legale nel paese che ci interessa. Adesso in questo caso l'Italia, perché per ogni paese vigono delle leggi a protezione del copyright diverse. C'è da dire che esistono anche tanti siti che offrono gli episodi degli ultimi o dei drammi più famosi e lo possono fare legalmente perché non c'è una violazione del copyright, ovvero queste serie TV non sono state acquistate da nessuna piattaforma piuttosto che servizio di pay TV eccetera eccetera che ne detiene i diritti, e per cui la messa in onda su un altro sito sarebbe totalmente illegale. Quindi attenzione, informatevi sempre bene onde evitare di andare a incorrere in problemi e grane davvero poco simpatiche. Seconda premessa che già ci porta invece dentro l'argomento del video di oggi. C'è da fare una distinzione, ovvero se il vostro livello di inglese è già buono e quindi riuscite a capire i sottotitoli in lingua inglese, l'offerta a vostra disposizione di piattaforme, siti, app eccetera eccetera che offrono appunto drammi con il sottotitolo in inglese è nettamente, esponenzialmente superiore rispetto ai siti barra app barra piattaforme che offrono i sottotitoli in lingua italiana. Questo lo capite benissimo senza bisogno di spiegazione, è semplicemente perché il numero di parlanti inglesi nel mondo, anche non nativi, è nettamente superiore rispetto ai parlanti in italiano. Quindi se voi parlate inglese o comunque lo capite quando è fermo, ovvero quando lo dovete leggere, non disegnate l'idea di rivolgervi a un sito che vi offre il sottotitolo in questa lingua, perché sono molti. Ne citai già alcuni nel video dell'anno scorso, che erano ad esempio Dramacool, Kiss Asian, WeTV. Aggiungo ITV, aggiungo due siti che sono due proprio canali di intrattenimento digitale cinesi, che sono Youku e sono iQIYI. Allora, per quanto riguarda i primi nomi, cioè quindi tolti gli ultimi due che appunto sono di base cinese, i primi siti che vi ho nominato, ovvero Dramacool, Kiss Asian, WeTV e ITV, offrono serie TV di provenienza per lo più giapponese, coreana e cinese, ok? Con sottotitoli in inglese. Di nuovo mi collego alla prima premessa: verificate sempre che la visione degli episodi della vostra serie preferita in Italia, se siete in Italia o dove vi trovate, sia legale. Questi siti, e in questo caso estendo il discorso anche ai due canali giapponesi. Non ho inserito i due canali giapponesi perché sono loro stessi la casa di produzione di certe serie TV, ok? E quindi se sono fruibili in Italia di solito non c'è più il problema del copyright, perché è la produzione stessa che mette a disposizione il contenuto nel singolo paese. Quasi tutti questi siti funzionano in maniera analoga, ok? Io vi invito a consultare i singoli siti barra app per poi verificare i vari regolamenti. Di solito funziona in questo modo.
vengono messi a disposizione gratuitamente alcuni episodi di alcune serie e per chi viene catturato da queste serie e quindi le vuole seguire in maniera puntuale e essere tipo ricevere subito gli aggiornamenti, vedere i nuovi episodi appena usciti, spesso viene richiesto il pagamento o di un abbonamento o di una fee per episodio barra serie, che è un modo abbastanza legittimo di procedere, nel senso che si paga il contenuto di cui si fruisce. Ce ne sono, io adesso vi ho citato questi, ce ne sono veramente tanti, ci sono anche tanti canali oramai cinesi e coreani che hanno la propria app e a cui è possibile accedere anche dall'Italia, non tutti perché alcuni ovviamente impediscono la visione all'estero. Però ecco, secondo me cercando un attimino e spulciando qualcosa si trova e lo si trova legalmente. Se però avete bisogno per forza del sottotitolo in italiano, non disperate perché c'è qualcosa anche per voi. Il primo sito che ha anche l'app, a cui faccio sempre riferimento, è Rakuten Viki, che secondo me è uno dei siti più completi per quanto riguarda l'offerta di drammi cinesi, giapponesi e coreani appunto in Italia, con sottotitoli in italiano. Anche Rakuten Viki, come quelli già citati prima, funziona in questo modo. Si può vedere qualcosa a livello gratuito e poi man mano ci si addentra all'interno dell'offerta, viene richiesta l'iscrizione appunto per accedere a tutto il palinsesto. Esiste anche un sito che si chiama www.dramaworld.it che offre la visione in streaming degli episodi di quei drammi che di nuovo non sono coperti da copyright in Italia, ovvero i cui diritti non sono stati acquistati da piattaforme piuttosto che. Parlando di piattaforme, ovviamente non l'ho citato, ma lo faccio ora, le grandi piattaforme più famose di intrattenimento, vale a dire Netflix, che la fa ancora da padrone e anzi si è addirittura lanciato nella produzione di drammi soprattutto coreani, perché Netflix è molto sintonizzato sulle produzioni coreane. Dicevo, si è lanciato anche nella produzione di drammi coreani propri, ok? Disney Plus, che ha fatto passi da gigante rispetto all'ultimo anno, cioè durante il corso dell'ultimo anno, e offre dei titoli davvero molto interessanti, e anche Amazon Prime. Non c'è anche da dimenticare YouTube. YouTube è una fonte di drammi, soprattutto cinesi, inesauribile. E il bello di YouTube è che spesso offre il sottotitolo multilingua, tra cui appunto l'italiano. All'inizio solitamente il dramma, quello un pochino più recente, un pochino più sulla cresta dell'onda, viene offerto quasi subito col sottotitolo in inglese, però nel giro davvero di poche settimane si aggiorna l'offerta della lingua straniera, intendo ovviamente il sottotitolo, e spesso non è raro trovare drammi famosi che hanno i sottotitoli in 10 e più lingue. Quindi non disdegnate YouTube, perché secondo me è tra tutti la fonte più vasta, soprattutto, ripeto, per quanto riguarda i drammi cinesi. Per quanto riguarda i drammi coreani, ovviamente anche qua c'è un discorso di copyright da rispettare, quindi drammi che sono stati acquistati da altre piattaforme su YouTube non si possono trovare, però questo è un discorso abbastanza logico. In più, una scoperta che ho fatto recentemente e a cui sinceramente non avevo mai pensato, ma che è molto molto interessante, è quella dei forum. Se voi provate a mettere K-drama fansub ita nella stringa di ricerca, nella casella di ricerca, nella barra di ricerca di Google, usciranno cose. Io ho detto K-drama giusto per fare un esempio. I forum sono praticamente dei circoli privati a cui si accede
previa iscrizione, in cui appassionati del genere si riuniscono e offrono appunto la traduzione, spesso ripeto, di prodotti non coperti da copyright, perché quello è illegale, agli utenti che non riescono a fruirne di solito dalla lingua inglese, perché tante di queste traduzioni vengono effettuate dalla lingua inglese alla lingua italiana. E ci sono davvero questi gruppi di persone dalla buona volontà infinita, perché tradurre un dramma, tradurre in generale, tradurre un dramma in particolare non è una passeggiata, non si tratta semplicemente di trovare il corrispondente di una parola dalla lingua A alla lingua B, ma è molto molto più complesso. E quindi c'è tanto di cappello alle persone che scelgono di fare questo lavoro, questa attività per pura passione propria e per amore di condivisione, perché ripeto, l'attività della traduzione secondo me è una delle attività più sottovalutate al mondo. Dicevo, esistono questi forum a cui ci si può iscrivere per richiedere, per fruire di contenuti tradotti dalla lingua, di solito dalla lingua inglese, perché sono già stati tradotti dalla lingua originale, quindi cinese, giapponese, coreano o quello che è. Io di nuovo vi invito ad andare su Google e a fare una ricerca personale per poi approfondire i vari iter, diciamo, burocratici per accedere a questi forum, perché ognuno ha le proprie regole, come è giusto che sia. Però ripeto, è un'offerta molto interessante perché spesso va incontro davvero all'utente, quindi c'è un rapporto spesso molto diretto fra chi gestisce il forum e le persone che cercano la traduzione di uno specifico dramma, e quindi si formano spesso queste amicizie, queste come si possono dire? Sì, diciamo amicizie, questo rapporto comunque stretto che lega proprio a doppia mandata la domanda e l'offerta. Io vi cito 3 forum che ho avuto modo di spulciare via internet. Io non mi sono iscritta e quindi non vi posso poi dire nello specifico ciascun forum come sia una volta entrati, perché io non sono entrata. Però vedendo l'impostazione, vedendo il blog anche, ho visto che sono comunque tra quelli più aggiornati e un pochino più al passo con le nuove uscite, sia in termini di trend, quindi titoli che tirano un po' di più, ma anche come feeling rispetto a quello che si muove nel mondo dell'intrattenimento orientale. Sono solo 3, ce ne sono degli altri, sicuramente ce ne sono degli altri, non è una classifica, non è una gerarchia. Ho detto, io ho fatto una ricerca così molto anche superficiale, se vogliamo, su Google, ho trovato questi 3 nomi, sono andata un po' a vedere com'era la situazione e comunque mi hanno lasciato un'impressione positiva. Però ripeto, la mia parola ancora non è Vangelo e quindi quando lo sarà ci riaggiorniamo. Allora, leggo i nomi. Il primo è Rama Oriental, il secondo è Yuri Fan Sub e il terzo è Drama Express. Vi invito di nuovo, ve lo ripeto per l'ennesima volta, ad andare a visionare le pagine e informarvi su come iscrivervi se volete fare. Spesso so che tanti forum rimandano poi a un canale Telegram attraverso il quale avviene la condivisione degli episodi. Ripeto anche un'altra cosa di nuovo che è molto importante, che spesso vengono coperti drammi che già non sono protetti da copyright, quindi non sono già di proprietà di determinate piattaforme piuttosto che determinati canali TV, e quindi non viene infranta alcuna regola che io sappia. Ecco, se poi qualcuno è un pochino più aggiornato anche sulle leggi del copyright e vuole mettere qualche puntino sulle i, liberissimo di farlo. Ditemi voi se avete altri nomi, altre fonti a cui vi rivolgete quando volete vedere un dramma di provenienza asiatica. Condividiamolo e facciamo circolare il sapere. Ecco. Bene, direi che mi posso fermare anche per oggi. Vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!